Buongiorno ragazzi, ieri sera un tramonto mozzafiato e stamane ancora Burgas, ancora il mare. Siamo sul molo che si affaccia sui giardini del mare, la chicca di Burgas, prima di partire alla volta dell'entroterra, destinazione Velico Ternovo. Andiamo! Ciao, sono Alessandra Fior, adoro lo sport ed amo viaggiare, meglio ancora se in bicicletta. Con Giro Express scopriremo le bellezze del bel paese e le eccellenze del Made in Italy, seguendo le tappe del Giro d'Italia. Seguitemi! So in front of us there is a particular church. What's written on it? Oh, it's written the name of the church, Saint Cyril and Methodius, and it's our biggest and more ancient temple, and it's named after them as they and their students has created the Cyrillic alphabet. So I think you already saw a lot of great places in Burgas. I hope you like it. Thank you, bye! Bye, Bye. ciao! Ciao! Ciao Franco! Ciao Alessandra, Piacere di conoscerti. piacere mio. Siamo nel bel mezzo della nostra seconda tappa. Ho letto vinerie italiane, quindi ho pensato di venirti a trovare. Benvenuta a Sliven nella Valle dei Traci. Vieni che ti faccio assaggiare qualcosa. Ti seguo! Siamo a metà del percorso e lungo la nostra pedalata abbiamo incontrato colline, vigneti che mi ricordano l'Italia e siamo all'interno della tua vineria. Qui siamo nel cuore della Tracia Valley, a Sliven, è la regione tradizionalmente vocata alla viticoltura. Qua si coltiva il vino da 5.000 anni. Noi siamo arrivati qui alla fine degli anni 90, in realtà la nostra attività principale era il tessile e l'abbigliamento, ma arriviamo da Alba in Piemonte e quindi abbiamo un po' il vino nel sangue, e quando abbiamo scoperto la qualità dei vini locali ci siamo appassionati e mio padre ha deciso di avviare anche qui una tenuta vitivinicola. C'è un interscambio anche con l'Italia? Sì, l'interscambio con l'Italia, soprattutto a livello agroalimentare, è molto forte. Tradizionalmente la Bulgaria esporta verso l'Italia prodotti manifatturieri di base, ma importa dall'Italia prodotti alimentari, sia come materie prime, ma anche vini. E il vino italiano continua a essere prediletto sulle tavole dei bulgari. Negli ultimi anni si è diffuso molto il Prosecco, un po' come in tutto il mondo. Una volta veniva chiamato Italian Champansco, adesso finalmente lo chiamano Prosecco, come si chiama. Tra i vari prodotti del settore agroalimentare che la Bulgaria esporta verso l'Italia ci sono anche le ciliegie, che qua vengono coltivate un po' in tutta la regione. C'è poi un mondo molto interessante che è la Valle delle Rose, che si trova a pochi chilometri qui da Sliven. L'epicentro è Kasanlak. Lì viene coltivata la rosa per estrarre gli oli essenziali e i profumi per la cosmetica. Ciao Radoslav! Welcome to Alexandra. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to Kazanlak. Thank you. Welcome to the beautiful Museum of Rose. So, this is the primitive distillerium. My people who make the roses in the valley, they started with this rose distillerium and they boiling the roses and make the rose water and rose oil. Inside we have a lot of history, how we make it the roses, when we started. The roses started a long time ago. We make it, produce it with the rose water and rose oil in the revival period in Bulgaria. This is the end of 18th century. This is the period when the families in Bulgaria, they produce rose inside of the Ottoman Empire. And what about this? This is the special showcase of the family of Shipkov, who show in the exhibition in Chicago, Paris, London, and New York, and he make it a lot of golden medal because they show 51 kinds of the rose oil.
The Kazanlak is not just the Rose of the Valley and not just the Rose Museum. We have a lot of cultural here. Actually, the Kazanlak is the Valley of the Thracian Kings. And now I show you one of the famous Thracian tombs. Actually, she is the World Heritage List of UNESCO. When was it discovered? The Thracian tomb of the Kazanlak was discovered in 1944, the end of the Second War. How old is this tomb? Oh, the scientific say for when they finish with excavating and researching for the tomb, they say 3rd century before Christ. When and why has been declared an UNESCO World Heritage Site? Because it's the unique. She gave it the frescoes here. This is the artist painting with the Thracian period. Give it a lot of information for the Thracian people, how they make the burial ritual or wedding, we don't know. But they give it a lot of information for the people who live in this area long time ago. And we have to protect it for the humanity and make the copy 1979. So, thank you so much. Eccoci finalmente giunti a Veliko Trnovo. Questa è la spada monumento che ricorda gli 800 anni della liberazione della Bulgaria dall'impero bizantino e l'inizio del secondo impero bulgaro di cui Trnovo è stata la capitale per più di 200 anni. Qui sono rappresentati i fratelli Asen, fondatori dello Stato bulgaro, nella loro epica grandiosità. Ci troviamo proprio a fianco al Museo di Arte Contemporanea di Trnovo. Assolutamente da non perdere la visita alla fortezza medievale di Zárevec, che dalla collina domina la città e le cui mura merlate abbracciavano centinaia di abitazioni, facendo della fortezza un vero e proprio borgo. Questo è come si presentava il Palazzo Reale, oggi palcoscenico di opere e balletti. Pazzesco. Dopo aver superato il Palazzo del Re, si raggiunge la chiesa patriarcale dell'Ascensione, da cui godere di un meraviglioso paesaggio a 360 gradi. Che fatica! Una salita veramente impegnativa, ma con un panorama mozzafiato. Oggi dal mare all'entroterra, tappa di storia, con visita alla tomba dei Traci, patrimonio dell'UNESCO, e ora il Palazzo Reale di Trnovo. Non mi resta che darvi un arrivederci alla tappa di domani che ci porterà a Sofia, capitale della Bulgaria. Ciao!